Ciao a tutti e ben ritrovati. In questo video descriveremo le varie parti che costituiscono un'equazione. Partiamo da un esempio. Abbiamo imparato nei precedenti video che a sinistra e a destra del segno uguale ci sono delle espressioni letterali. In realtà, come preannunciato prima, oggi andremo più nello specifico. Quando ci riferiamo all'espressione letterale scritta a sinistra del segno uguale, stiamo parlando del primo membro dell'equazione. In questo esempio x al cubo più x alla seconda rappresentano il primo membro. Quando invece ci riferiamo alla parte letterale scritta a destra del segno uguale, stiamo parlando del secondo membro dell'equazione. In questo esempio 4x più 12 rappresentano il secondo membro dell'equazione. All'interno del testo di un'equazione abbiamo visto che ci sono dei monomi contenenti la parte letterale. Utilizzando un linguaggio più specifico, questi termini si chiamano incognite dell'equazione. In questo esempio le parti mostrate in azzurro, quindi x al cubo, x alla seconda e 4x, sono le incognite poiché contengono la lettera. Se ci sono parti dell'equazione che non sono legate ad una lettera e quindi sono solo dei numeri, queste si chiamano termini noti. Nel nostro esempio il termine noto è il numero 12. Per finire di un'equazione devo essere capace di riconoscerne anche il grado. Come si fa? Si guardano tutti gli esponenti dei termini incogniti, si individua il numero più alto e si dichiara che è quello il grado della nostra equazione. Nel nostro esempio, tra 3, 2 e 1, i tre esponenti delle incognite, il numero più grande ovviamente è 3 e quindi questo numero è il grado della nostra equazione. Se vogliamo dare una definizione, possiamo dire che il grado di un'equazione è dato dal grado del monomio di grado massimo. Nelle equazioni di primo grado ovviamente l'incognita è presente solo con l'esponente 1. Un'equazione può contenere una, due, tre, ma anche più incognite a seconda di quante sono le lettere presenti nel testo. Nel primo esempio, poiché è presente solo l'incognita x, l'equazione è ad un'incognita. In questo secondo esempio invece ci sono due incognite, la x e la y. Pertanto questa equazione si definisce a due incognite. Nell'ultimo esempio infine abbiamo un'equazione a tre incognite poiché ci sono tre lettere x, y e z. La soluzione o radice dell'equazione, abbiamo visto nei precedenti video, è quel valore che rende vera l'equazione, cioè rende il primo membro uguale al secondo. Risolvere un'equazione ad un'incognita significa trovare se esistono i numeri che sostituiti all'incognita, come in questo caso, la trasformano in un'uguaglianza vera. Il se esistono è riferito al fatto che ci sono casi in cui non si hanno soluzioni per una data equazione, ma questo lo vedremo in un altro video. Infine si distinguono equazioni a termini interi ed equazioni a termini frazionari, a seconda che ci siano solo numeri interi, sia per i coefficienti, cioè i numeri che sono legati alle lettere, sia per i termini noti, oppure coefficienti o termini noti frazionari. Per comprendere pienamente un argomento nuovo, ascoltare non è sufficiente. Provate a svolgere questi esercizi, capirete così se è tutto chiaro oppure avete bisogno di ripassare l'argomento. Buon lavoro! Vi aspetto al prossimo video.